Ciao! Volete visitare Cracovia e non sapete cosa vedere? Venite con noi a scoprire le principali attrazioni. Eccoci nella piazza principale, chiamata Rynek Glowny. È la piazza medievale più grande d'Europa e forse la più vivace. Patrimonio UNESCO fin dal 1978, risale al XIII secolo e include numerosi monumenti. La piazza principale fu riedificata nel 1257, dopo che l'intera città fu rasa al suolo dall'invasione mongola del 1241, che ridusse la città in un cumulo di rovine. Questa ricostruzione fu un atto di rinascita per Cracovia e la piazza principale divenne il cuore pulsante della città. Rynek Glowny ha prosperato come centro economico, con il mercato di tessuti e il municipio, costruiti sotto il regno del re Casimiro III nel XIV secolo. Ha anche ospitato esecuzioni pubbliche e servito da percorso per cerimonie lungo la strada reale. Ma Rynek Glowny ha anche una storia oscura. Era il luogo di esecuzioni pubbliche dove venivano esposti i criminali o gli oppositori del potere. Le esecuzioni servivano da monito per la popolazione e come spettacolo pubblico. Il mercato dei tessuti, una delle icone della città di Cracovia, è al centro della piazza. Nei secoli passati era frequentato da mercanti provenienti da tutta Europa per commerciare prodotti esotici come spezie, ambra, pelli e cera. L'edificio è tuttora dedicato ai negozi e le sue gallerie arcate sono piene di bancarelle che vendono una vasta gamma di prodotti artigianali, dai gioielli d'ambra di manifattura polacca ai souvenir e all'arte contemporanea. Sotto al mercato è possibile visitare il museo sotterraneo, noto per la sua capacità di trasportare i visitatori indietro nel tempo, permettendoci di esplorare i secoli di storia nascosti da una secolare stratificazione. Le mostre includono reperti archeologici, ricostruzioni dettagliate e installazioni multimediali coinvolgenti che raccontano la storia di Cracovia, dall'epoca medievale fino ai giorni nostri. Vicino al mercato possiamo ammirare la torre, unica parte superstite del municipio, centro del potere amministrativo, che fu demolito nel 1820. Dal centro della piazza spostiamoci ora verso la Basilica di Santa Maria, chiesa gotica del XIV secolo. L'altare è in legno del XV secolo, con una storia travagliata. Infatti fu smantellato e trafugato in Germania durante l'occupazione tedesca nel 1941. Fu recuperato nel dopoguerra nei sotterranei del castello di Norimberga e successivamente fu riportato in Polonia e restaurato. Ma usciamo fuori per ammirare le guglie gotiche della basilica. Allo scoccare di ogni ora, un trombettista suona il suo strumento dalla torre della Basilica di Santa Maria per onorare la tradizione e la storia della città. Ammiriamolo anche noi mentre ci saluta. Il musicista suona la melodia tradizionale del Hejnal Mariaschy da una finestra alta della torre. Questo suono viene eseguito ogni ora, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ma il suono finale del trombettista si interrompe improvvisamente a metà. Questo è un omaggio a un famoso evento storico che ebbe luogo durante l'invasione mongola del 1241. La leggenda racconta che, durante l'assedio mongolo, il trombettista iniziò a suonare l'Hejnal Mariaschy per avvertire la città del pericolo imminente. Tuttavia fu colpito da una freccia mongola mentre suonava e la melodia si interruppe bruscamente. Questa storia simboleggia il coraggio e il sacrificio per la città di Cracovia. Dirigiamoci ora verso il castello, ma fermiamoci prima a salutare la chiesa di Sant'Andrea sulla via Grodzka, una delle strade più antiche della città. Questa chiesa, risalente all'XI secolo, è famosa per la sua semplicità e per l'architettura romanica ben conservata. La facciata in mattoni è caratterizzata da una piccola finestra a croce, tipica di questo stile architettonico. L'interno della chiesa è altrettanto affascinante, con colonne romaniche e affreschi risalenti al XII secolo. Il soffitto a cassettoni in legno e il pavimento in pietra contribuiscono a creare un'atmosfera di antica sacralità.
La chiesa ha subito alcune modifiche e restauri nel corso dei secoli, ma ha mantenuto gran parte della sua autenticità e del suo carattere originale. Proseguiamo verso il castello reale di Wawel. Questa ampia fortificazione si trova a ridosso del fiume Vistola che attraversa la città. Da sempre utilizzato per scopi difensivi, questo luogo era fortificato già nell'VIII secolo e da qui la potente famiglia Piast governava la Polonia. La struttura attuale è rinascimentale e fu progettata a inizio XVI secolo dall'architetto fiorentino Francesco della Lora, su commissione del re Alessandro Jagellone. Quando il re di Polonia, Sigismondo III Vasa, spostò la capitale del regno da Cracovia a Varsavia nel 1569, il Wawel perse la sua importanza, ma la cattedrale rimase il fulcro del potere religioso del paese. Fino al Novecento, infatti, qui furono incoronati e sepolti tutti i re della Polonia. Visitiamo ora la cattedrale del Wawel, dedicata ai santi Stanislao e Venceslao. Prima dell'attuale chiesa gotica sorsero sullo stesso sito due chiese meno fortunate, una costruita e distrutta nello stesso XI secolo, l'altra ricostruita nel XII e incendiata nel 1305. L'attuale edificio risale al XIV secolo e, pur essendo di matrice gotica, è stato rimaneggiato nel corso dei secoli e contiene elementi in stile rinascimentale, barocco e neoclassico. Il campanile della cattedrale offre una vista panoramica sulla città di Cracovia, consentendo ai visitatori di ammirare la bellezza del centro storico, compresa la Basilica di Santa Maria, che spicca con le sue guglie. Ammiriamo il panorama con un'ottima visibilità. Sapevate che, come ogni maniero che si rispetti, anche il Wawel ha il suo drago? La leggenda narra di un drago malvagio che viveva nelle caverne del castello, che terrorizzava la città, divorando bestiame e richiedendo sacrifici umani. Allora un giovane calzolaio di nome Scuba si offrì volontario per affrontarlo. Preparò un intruglio speciale che consisteva in una pelle di pecora riempita di zolfo e la mise all'interno di un maiale come esca, che il drago ingoiò, causando l'esplosione dell'intruglio e la morte del drago. Possiamo qui vedere la statua del drago di bronzo situata alla base del castello. A pochi passi dal castello scorre il fiume Vistola, il più lungo del paese, che nasce nei monti del Tatra, nel meridione della Polonia. Scorre per Cracovia e per Varsavia e sfocia nei pressi di Danzica sul Mar Baltico. Nei pressi del castello ci sono i moli da cui è possibile imbarcarsi su una breve crociera sul placido fiume. Non dimenticate di iscrivervi per ulteriori contenuti su Cracovia. A presto!